altro breve video di aggiornamento sui piccoli frutti. Li abbiamo piantati in autunno, quindi cos'era, ottobre, novembre, dopodiché dopo l'impianto sono stati potati a zero praticamente, perché per favorire le radici, quindi radicamento e non la parte aerea, quindi radici. E adesso stanno ricrescendo, sta ricrescendo anche la parte aerea, le radici non le vediamo, e quindi vi faccio vedere che cosa sta succedendo. Siamo a metà maggio, ok? Hanno iniziato a aprile a lavorare, comunque siamo a metà maggio, vediamo che cosa succede sui lamponi, sul ribes, mora, taiberri e mirtillo. Ecco qua il nostro lampone varietà Enrosadira. Guardate che bello, ci sono già i lamponi sopra, eccoli qua. E spine a manetta, ok? Questi sono tralci, guardate. Questa qua è la vecchia pianta che è stata tagliata, si vede qua sotto, ingrandisco. Ecco, qua c'è la piantina che è stata cimata così, ok? Così, e subito appollonato, quindi questi qui invece sono polloni, ok? Polloni. Dal vecchio tralcio ha fatto rametto, che è l'unico che ha fatto lamponi. Okay? Però guardate che polloni vigorosi che stanno crescendo, eccoli qua. Quindi torniamo indietro, questi sono polloni vigorosissimi senza lamponi. Vediamo quest'altro, anche qua guardate, polloni iperspinosi, quindi non ci vado tanto vicino con le mani, ma l'Enrosadira è così. Qua c'è il tronco, quindi il vecchio tralcio che è stato cimato proprio per evitare che andasse tutto in frutti quest'anno, e quello lì ha fatto un ramo con su i suoi bellissimi lamponcini, ok? Ecco, guardate anche quest'altra pianta che grossa che è, stiamo parlando sempre dell'Enrosadira, quanti tralci che ha fatto, quanti polloni scusate che ha fatto, ma davvero tanti. E qua sotto ci sarà il vecchio tralcio, quello lì. Lì sotto c'è il vecchio tralcio che ha fatto un sacco di rametti, tutti quanti fioriti, però il più bello è il pollone, guardate quello là, che appunto è nato grazie al fatto che abbiamo tagliato il tralcio precedenti, cioè il pollone dell'anno prima. Questo idem, questo qua, vedete, fioritura e fruttificazione ormai da vecchio tralcio, però poi il lavoro viene sotto proprio perché abbiamo accorciato, e questi qui sono tutti belli, non ce n'è uno che non abbia preso, sono tutti molto belli. Ora, l'Enrosadira è un rampone rifiorente, quindi è un continuo, cioè fiorisce sia sul tralcio sia sul pollone, quindi in realtà i polloni che abbiamo visto adesso a fine stagione andranno in fioritura. Okay. Andiamo a vedere adesso il Glen Ample, che è una varietà invece non rifiorente ma unifera. Eccolo qua, questo qua è il Glen Ample, liscio, finalmente inerme, non ha neanche una spina, anche qua ci sono un po' più di erbe, quelle altre le abbiamo già puliti, e vediamolo un po'. Allora, qua c'è il vecchio tralcio da cui è nato questo ramo, ok, che è il ramo a frutto. Quest'anno vedremo, eccoli qua si vedono già la fioritura ci deve essere già stata, e qui si vede la parte piccolina dove nasceranno i lamponi, ok, e basta, poi vedremo dalle ascelle se ne nascono. Okay. Però questo è il ramo, questo qui è il pollone, questo invece, e anche degli altri che ci sono intorno, è il pollone. Questo è molto più, ha lavorato di più sul tralcio, questo qua, però anche il pollone vedrete che andrà bene. Questo qui mi aspetto che diventi parecchio alto. Bene, vediamo ora il taiberri, che è l'ibrido mora lampone, quindi è una specie di mora rossa. Eccolo qua il nostro taiberri. Allora, che cosa è successo? Dunque, qui abbiamo tutta questa parte che è nuova, fatemi vedere, voglio vedere il tralcio. Questo è il tralcio precedente, quindi solo questo qui è il tralcio della pianta dell'anno scorso, diciamo. Eccolo qui, che è stato cimato qua. E nella parte apicale, diciamo, parte più alta del tralcio, è nata una gemma che ha creato questo. Poi il tralcio ha altre gemme, una piccola sotto e altre che sono rimaste dormienti, che se necessario partiranno. Questa qui è la pianta
dell'anno scorso, quindi questi sono i rami sul tralcio precedente. Tutta questa invece è la pianta nuova, che è quella che volevamo ben stimolare tagliando, quindi questa qui crescerà in altezza, speriamo tanto, però è chiaramente più indietro. Questo non perché sia una pianta meno vigorosa delle Rosadira, beh forse un po' sì, ma soprattutto perché è più tardiva, quindi è una pianta che poi produce dopo e di conseguenza parte più tardi. Ok? Bene, e qua vedo all'interno, adesso non c'è molto da vedere, ma è una pianta che è molto ramificata, cioè tende continuamente a riprodursi nelle ascelle, sto vedendo, mentre la Rosadira è una pianta pollonante con un comportamento più lineare, no? Questo qua almeno sta facendo più da cespuglio, poi vedremo. Guardate, là ci sono alcuni, non so se si vedono, questi, no, questo va tolto. Qui ci sono dei taiberri che hanno fiorito e hanno fatto frutto, là non ce n'è neanche uno invece, e questo ovviamente è sul ramo che è nato dal tralcio dell'anno scorso. Bene, comunque stanno bene direi. Bene, veniamo alla mora Thorn Free Evergreen, eccola qua. Questa è la nostra mora, ok? Ce ne sono di più piccoli, più grandi, hanno preso diversamente nel terreno, ma questo qui è un buon esempio di quello che sta succedendo. Quindi abbiamo questo è il ramo dell'anno scorso che abbiamo tagliato qui, zac, per favorire lo sviluppo radicale. Questi due rami sono nati, quindi questi sono rami a frutto nati sul tralcio. Ecco, guardate il frutto che sta crescendo, qua c'è il frutto, quindi questa zona è tutto un grappolo di frutti che farà le nostre more. Non so se si vede, spero di sì. E questo anche, due ne ha fatti. Questo qui è fantastico, è un meraviglioso tralcio, scusate, pollone, che Brum è partito da terra e a differenza del lampone vi faccio notare che li fa in tutti i punti, no? Perché il lampone è una grande radice che poi spunta, mentre invece qua la radice è sempre una, è sempre quella, e quindi tutti questi partono a V dalla radice. Quindi questo qua però è un pollone anche lui, quindi un pollone che è partito dalla radice e bram, mi farà la pianta dell'anno prossimo molto bella, per cui questo qui andrà là in alto e poi l'anno prossimo si riempirà di ramificazioni e tutte andranno a frutto. Bene, eccoci alla Hall Thornless, altra mora che abbiamo piantato. Questa qua è più indietro, vedete? Abbiamo il tralcio con queste belle ramificazioni che sono nate, però vede cespuglione proprio qui, cioè non è una che parte, un ramo che parte, ma è tanti rami che si diramano dal punto dove c'era la gemma. E poi questi qui sono i polloni. Qua strano che non sia, probabilmente la radice era, il vaso era più sotto e è partito anche da qui. Quindi questo qui è un pollone, non parte da là ma più lontano. Vediamo quest'altra è un pochino più rappresentativa, spero che la vediate, aspetta che ingrandisco un po', se no non vedete niente. Qui che cosa abbiamo? Questo sì, questo è quello che volevo vedere. Questo è un bel pollone che è nato proprio dalla radice, fantastico, ed è il futuro della nostra pianta. Poi qui abbiamo invece i rami a frutto di quest'anno nati dal tralcio vecchio, che però siccome più indietro, evidentemente è più tardiva questa pianta, ora non mi ricordo. Niente, né i residui di un fiore né un frutto, non c'è niente qua. Non so se dipende dal clima, per le gelate che ci sono state, o se dipende dal fatto che è più tardiva. Però qui non c'è niente. Bene, poi qua abbiamo i ribes bianchi e ribes rossi. I ribes rossi sono un pochino più belli dei ribes bianchi, comunque ora vediamoli. Ok, questo è un ribes bianco, eccolo qua. Qui non c'è sotto pacciamatura più di tanto, teli, quindi si fa fatica a capire. Comunque non ci sono polloni sostanzialmente, è stato ridotto, potato con una forma diciamo a cespuglio, e poi sono nati tutti questi rami. Però guardate là cosa vedo, ecco due bei ribes che stanno crescendo dopo la fioritura. Chiaramente non è niente, sono due ribes, però la pianta è sana, almeno questo ce lo dicono. Guardate anche di là, altra pianta, altre ribes, sempre su un ramo a frutto che nasce dal ramo dell'anno precedente, lì. Ecco, il ribes rosso è in generale un po' più vigoroso, eccolo qua,
anche se poi dipende, non so se ha a che fare con la varietà, magari è l'impianto. Questo è un altro che invece ha la foglia un po' più clorotica, un po' più chiara, però guardate lì che sta lavorando, voilà. È tipico perché la pianta che ha un po' più di problemi dice qua aspetta, è meglio che butti subito fuori i frutti perché poi non so come va a finire. Invece la pianta che sta meglio dice oh vabbè, ma io sono giovane, forte, c'è sempre tempo per fare frutti, e quindi magari questo qui è fruttificato perché la vedo un pochino più moscia come pianta, diciamo. Però non lo so, ci vorrebbe un agrotecnico per saperlo. Allora qua ecco altre piante, bella sempre, anche lei con i suoi fruttini, con tutte le sue cosine. Ribes rosso, bello. Ora qua bisognerà capire come pacciamare, perché oppure lo lavoreremo a mano, non lo so, qualcosa andrà fatto anche a sto terreno, sennò viene la foresta amazzonica. Ok, ci restano solo i mirtilli da andare a vedere, e prima di lasciare questo pezzo, questo impiantino, vi faccio vedere il casotto. Questo qui è un casotto di legno che ho costruito per metterci l'impianto elettrico. Qua arriva la corrente e ci mettiamo il quadro elettrico, e di là invece arriva l'acqua e ci mettiamo gli impianti con le valvole per innaffiare, per l'irrigazione di questo impianto di piccoli frutti. Bene, intanto che andiamo di là all'impianto dei mirtilli, al mirtilleto, chiamiamolo mirtilleto, vi racconto un po' del terreno, perché qua abbiamo un terreno franco limoso si chiama, quindi c'è argilla, è vero, ma non è la maggioranza, da una parte è limo, che è brutto perché intasa tutto il limo, non fa passare l'acqua, non fa passare niente, e franco però, quindi comunque c'è una componente equilibrata tra sabbia, argilla e limo, quindi non è male come terreno, e è leggermente subacido, ok? Leggermente acido. Ma poi questi terreni sono un po' dappertutto in Italia, perché sono caratteristici della zona orografica, quindi la zona di un po' di collina, un po' mossa magari, no? Non è tanto sei sfigato perché c'è il terreno argilloso, è normale avere il terreno argilloso o limoso. Ok, però questi piccoli frutti sono piante che sono pensate, vorrebbero vivere in montagna nel sottobosco. Quindi qua non siamo in montagna e non siamo nel sottobosco, come si fa? E allora un po' si aiutano, quindi metti un po' di sostanza organica, perché il sottobosco è molto ricco di sostanza organica. Se necessario le fai un po' più acido, perché il bosco ha un pH più acido, di solito, dipende, il bosco di conifere senz'altro. E quindi ragazzi, si aiuta un po', si fa quello che si può. E quindi noi ad esempio là abbiamo lavorato, prima abbiamo messo molto concime, materiale, poi abbiamo lavorato, che non ti piace, non vorresti lavorare il terreno, però d'altronde all'inizio non hai tante alternative. Invece sui mirtilli abbiamo fatto tutta un'altra cosa. Siccome non erano il mirtillo gigante americano che richiede veramente terreno tanto acido e perfetto, ma era un mirtillo conilopide, che sempre è cugino, diciamo, ma richiede meno terreno acido, intanto siamo arrivati, più il siberiano, che è molto rustico, anche se non è che darà magari chissà quali mirtilli, però è rustico. E allora abbiamo detto, facciamo una cosa, abbiamo fatto un grande mucchio di torba, terriccio che avevamo mischiato a torba, e poi l'abbiamo usato per impiantare dentro buche scavate su un terreno che non è ottimale. Quindi abbiamo detto facciamo una grande zona che poi si miscelerà un po', si mescolerà col terreno del campo, e lì dentro piantiamo i mirtilli, vediamo cosa succede, perché bisogna fare anche un po' di prove, se no non ne vieni mai a capo. Va bene, vediamo i mirtilli adesso. Qui nella nostra erbetta verde, guardate un po' cosa spunta. Spettacolo, eccoli, vero? E questi sono proprio mirtilli, ragazzi, ma tanti anche, non credevo, perché le piante le ho potate di brutto. Non le ho potate così tanto come i piccoli frutti di là, lamponi, more, taiberri, però le ho potate. Comunque sta lavorando tantissimo e dà molta soddisfazione. Che belli. Questo qua è più vigoroso, ha ancora dei fiori, visto? Fiorellino, poi tac, mirtillino da lì, dal grappolo di fiori. Qui anche, e qui anche, tac.
Eccoli qua, va che belli, mirtilli è di brutto. Ora, queste qui sono piante che dovranno crescere molto, dovranno diventare alte, dicono fino a 3 metri, ma almeno 2 ci arriveranno, ok? Allora, qua che cosa abbiamo? Abbiamo un ramo che ha 2 anni, ok? Questo è stato potato e tagliato qua, direttamente dalla serra che l'ha prodotto, ok? Dal produttore. Piemonte, è successo in Piemonte questo taglio. Quindi questo qui è il ramo che ha 2 anni, poi questo qui invece è il ramo che ha 1 anno, ok? È dell'anno scorso ed era più alto, era alto. Questi qui li ho tagliati io invece quando ho fatto la potatura alla pianta, e anche questo c'era, questo è un pollone che è nato l'anno scorso e la pianta è arrivata già con questo pollone. Ok, io però l'ho lasciato perché ho detto adesso non voglio precludere nessuna strada, la pianta è in crescita. Quindi a questo punto questo invece è quello che è successo dopo che io li ho tagliati. Quindi tutta questa roba qua questi sono i rami di quest'anno, rami nati sul tralcio, non so se si può chiamare tralcio perché questo è un arbusto vero e proprio, dell'anno scorso. E questi stanno facendo questi grappoli di fiori e mirtilli. Questo qua è spettacolo, questo è più indietro, però qui vi fa vedere bene cosa sta succedendo. Ok, fioritura bellissima e poi, proprio come succede per tutti i frutti, dietro il fiore nasce il mio splendido frutto. Andiamo a vedere però il siberiano, che è molto diverso. Allora, il siberiano è un mirtillo diverso, non fa parte della stessa famiglia, l'Onychera kamkachica si chiama, quindi anche l'Onychera è diverso, non è Ashei. Ok, Ashei è il mirtillo conilopide americano, Ashei qualcosa, Ashei O'Neill mi sembra che siano questi qua, e invece il siberiano è un'altra pianta che non c'entra, però è simile al mirtillo, che è l'Onychera kamkachica, se non erro. E queste sono molto diverse, d'altronde se pensiamo alla Siberia c'è freddo, infatti questi in febbraio erano già pieni di foglie, forse anche in gennaio, foglie, e qui abbiamo addirittura già il frutto maturo, ok? Metà maggio. Andiamo a vedere. Eccola qua la nostra pianta, spero che si veda. Dunque ragazzi, guardate qua cosa c'è, guardate, questo si può mangiare, lo mangio, lo stacco, come morbido, bello rosso, eccolo qui, frutto maturo. Figata, è buonissimo. Guardate, qua ce n'è un altro, ecco, lo vedete qua, lo stacchiamo, che questo è ottimo, ecco lungo, questo è il mirtillo siberiano, che è strano, è strano perché è allungato, eccolo qui, è allungato, è una pera, eccolo, e anche questi ci sono, guardate. Questi sono cascati da soli da quanto erano maturi. Eccoli qua. Quindi qui abbiamo già i nostri mirtilli siberiani maturi. Cioè, vi rendete conto? Questa è la prima ufficiale raccolta che sto facendo con voi adesso di prodotti, di frutti del nostro impianto di piccoli frutti. Questa è solo una pianta, adesso raccolgo questi e me li mangio. Ecco qua, mangiamo i mirtilli del nostro impianto. Ragazzi, che sapore, mirtillo siberiano, alla madonna, un po' acidognolo, minchia, un po' acidognolo, sotto sotto come sapore, ma questo meno, più dolce, iper saporito, una bomba di sapore. Rossissimi all'interno, macchiano da morire le mani, buono però, ragazzi, è il mirtillo, questo mi ricorda parecchio i mirtilli che raccoglievo in montagna, una bomba, fortissimo, buono, ottimo. Beh, sono contento ragazzi, mangiate i mirtilli del nostro impianto, il primo frutto che mangio dal nostro impianto di piccoli frutti. Bene, e con questa fioritura e fruttificazione del mirtillo Ashei O'Neill io vi saluto e ci sentiamo presto per altri aggiornamenti. Ciao a tutti!